Vuoi potenziare al massimo la tua nave e comprare l'equipaggiamento leggendario senza perdere ore e ore a fare missioni secondarie? Beh, dimentica i vecchi trucchi del gioco originale. I glitch dei borseggi, lo spawn forzato degli animali, sono tutti stati patchati in questa nuova versione. Oggi però ti spiego come fare decine di migliaia di reels e tonnellate di materiali fin dalle prime fasi di gioco. Zero fronzoli, solo soluzioni che funzionano davvero. Cominciamo subito. Prima di iniziare a farmare, devi fare 3 cose velocissime. La prima, arriva alla sequenza 4 della storia per sbloccare la tua base a Grit in Agua. Questa sblocca i potenziamenti della nave di livello 2 e anche 3. Concentrati subito sullo scafo, cannoni, colpi pesanti e mortaio. Nave più forte significa affondamenti molto più rapidi. 2. Sblocca la taverna della Havana, Sal Cay, Nassau e Grit in Agua vincendo le risse a mani nude. Ti serviranno per comprare informazioni. 3. Equipaggia i trinket Font Coin e il Lodestone per aumentare il denaro passivo raccolto su ogni nave senza dover saccheggiare manualmente. E poi per velocizzare un po' il tutto, quindi fare più soldi e anche materiali, potete fare come sto facendo io in questo momento. Sto utilizzando Lago Fast. Ha alcune funzioni all'interno di questo programma che ci permetteranno di andare a togliere la nebbia dalla mappa. E questa è una funzione veramente utilissima perché così riusciamo a vedere i punti principali della nostra mappa. Quello che dobbiamo fare è molto semplice, utilizzare il software, andare su Boost, andare nella cartella dove andremo a scegliere il gioco che ci interessa, in questo caso Assassin's Creed, e dopo entrare all'interno del gioco. Fatta questa semplicissima operazione, ci ritroveremo con una mappa, come vi dicevo, con la solita nebbia che troviamo in tutti quanti i giochi. Come potete vedere qua, vedete che non possiamo andare a vedere cosa c'è lì intorno, ma andiamo a utilizzare il software, ossia quello di Lago Fast, che andando a schiacciare proprio sull'iconcina che ci permetterà di togliere la nebbia, vedete che qua la nebbia è completamente andata a scomparire. E questa è una funzione, come vi dicevo, veramente molto molto utile. Una cosa molto utile che ci permette anche di fare questo software è quella di andare a utilizzare i filtri di gioco esclusivi. Praticamente, grazie a questa capacità andremo a ottimizzare i colori e anche il contrasto, togliendo quella tipica, diciamo, patina sbiadita dei giochi datati su monitor molto moderni. E poi ricordo che poi c'è anche per chi va a giocare in multiplayer, c'è l'ottimizzazione del frame rate per andare a fluidificare tutto. Io lo sto usando e veramente, ragazzi, vi dico una cosa, mi sto trovando veramente molto bene, lo utilizzo sia per questo gioco, ma come ho spiegato altre volte, è possibile farlo anche su altri giochi. Se volete provarlo, per i nuovi utenti hanno 3 ore di prova completamente gratuita e lo potete scaricare tramite il mio link che lascerò in descrizione e se decidete di usarlo potete inserire ulteriormente il mio codice nell'IRFA TV e otterrete subito il 30% di sconto sul prezzo più basso. Dunque, una volta che abbiamo fatto tutte queste cose e abbiamo però ancora la nostra nave che è un po' debole, dobbiamo andare a fare un'altra cosa. Cerchiamo di accettare tutti i contratti navali sulla mappa per fare soldi extra passivamente. Poi andiamo alla taverna e paghiamo 100 reals al barista per scoprire la posizione di un convoglio navale e a quel punto dobbiamo andarle a raggiungerlo subito. Attenzione, qui distruggi le navi di scorta, ma non affondare la nave leader. Devi proprio abbordarla. All'inizio dell'abbordaggio usa i cannoni rotanti per decimare l'equipaggio, poi fumo e pistole per riporire il ponte. Una volta che abbiamo vinto la battaglia, andiamo subito a svuotare la cassaforte del capitano. Questa ci darà fino a 3000 reals extra a colpo. Poi ripetiamo il giro andando in un'altra taverna e così ricominciamo. A questo punto abbiamo raccolto un bel po' di soldi. E cosa dobbiamo fare? Andare a potenziare la nostra Jackdaw. E così saremo pronti per un metodo ancora migliore di tutti questi che abbiamo elencato, perché ci andremo a dirigere nella zona di mare che si trova un po' appena a sud di Grit in Agua e proprio in questo punto esatto della mappa spawna continuamente un gruppo di fregate inglesi e anche spagnole che spesso si vanno a combattere tra di loro.
Quindi dobbiamo riuscire a infiltrarci e a guardarle una per una. Ricordo che ogni fregata ha una cassaforte, del capitano a bordo. In meno di 10 minuti, diciamo, avrei accumulato così tanto carico e denaro da non sapere più come andarlo poi a spendere. Una volta che abbiamo finito il farming, vai da un mercante e vendi tutto lo zucchero, il rum e tutto quello che hai, trovato e farai circa altri 30.000 o 40.000, Gills in maniera molto, molto facile. Ah, ma poi non ti dimenticare in tutto questo, alla tua base, compra 2 potenziamenti del campo ai moli per sbloccare la rendita passiva. Ogni volta che torni a Grit in Agua troverai fino a 3.000 reels gratis ad aspettarti all'interno del tuo scrigno. Pochi passaggi, ragazzi, zero tempo perso e la tua nave sarà una fortezza imbattibile nel minor tempo possibile. Prova questi metodi e fammi sapere nei commenti quanti soldi sei riuscito a tirare su. Se questo video ti è parso interessante, lascia un bel like e iscriviti al canale. Ci vediamo presto per un altro interessantissimo video. Ciao ciao!